Ed in questa meravigliosa giornata di pioggia, questa mattina qui a Genova mi si è rotta la macchina. Riassunto? Devo cambiarla, non ho i soldi per farlo, non so che macchina prendere, né tantomeno dove andare ad acquistarla, ma per fortuna mi resti sempre tu, e quindi distraiamoci guardando un'altra soluzione informatica. Se ben ricordi, qualche giorno fa ti ho parlato di un processo di Windows che rischia di mettere in crisi i nostri hard disk mandandoli al 100% e rallentando l'intero sistema. Disattivando l'esecuzione automatica di quel processo, in tanti casi il problema viene risolto, ma in altri casi no, perché c'è un altro processo corresponsabile del problema che conviene comunque molto spesso disattivare, sia che si abbia un hard disk meccanico, sia che si abbia un disco SSD. E allora andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Nelle vecchie versioni di Windows, quindi Windows 7, Windows 8 e Windows Vista, esisteva un servizio che si chiamava Superfetch, che nonostante il nome fighissimo, alla fine dei conti tanto figo non era, e che è stato trasmesso ancora oggi alle nuove versioni di Windows, seppur con un nome diverso. Che cosa fa e che cosa faceva questo servizio? Semplicemente andava ad indagare costantemente su tutti quelli che erano i programmi che venivano utilizzati dall'utente in modo da cercare di ottimizzare il sistema precaricandoli in memoria all'avvio successivo. Anche se ad onor del vero lo spazio in RAM restava comunque disponibile nel caso in cui fosse richiesto da qualche altro software. Il problema era che, a fronte di questa presunta velocizzazione, in realtà andava ad utilizzare costantemente due risorse del computer, che erano la CPU e il processore, di fatto rallentando le nostre macchine anziché velocizzarle. E allora andiamo a disattivarlo, anche perché è sempre attivo di default su tutti quanti i nostri PC Windows. Bene, mettiamoci subito al lavoro. La prima cosa da fare, naturalmente, è portarci qui in basso sulla lente di ingrandimento oppure sulla barra di ricerca di Windows e farci clic. Nella barra di ricerca andremo a scrivere la parola Services, scritta in questo modo. Qualcuno mi ha chiesto perché utilizzo l'inglese anziché l'italiano. A tutti noi informatici insegnano a fare in questo modo perché qualora ci si trovasse su una macchina che non dispone della lingua italiana, cercando la parola servizi in italiano, questa non risulterebbe. Mentre se la cerchiamo in lingua inglese, risulta sempre che la macchina sia italiana, inglese o anche tedesca oppure giapponese. Quindi scriviamo services e andiamo ad aprire questa icona qui, quella con le due rondelle, che ovviamente nella versione italiana si chiama servizi. Come puoi vedere nella colonna a sinistra, per nostra fortuna, i servizi sono messi in ordine alfabetico, e meno male perché altrimenti, siccome sono tantissimi, trovare un determinato servizio sarebbe decisamente più complesso. A noi interessa un servizio che inizia con la S, quindi i casi sono due: o iniziamo con la santa pazienza a scorrere con la rotellina del mouse verso il basso fino ad arrivare alla S, oppure se vuoi un sistema più rapido clicca su un servizio qualsiasi e premi sulla lettera S sulla tua tastiera. Vedrai che verrai trasportato all'inizio dell'elenco di tutti quanti i servizi che iniziano con la lettera S. Nella fattispecie il servizio che ci interessa si chiama sysmain, scritto in questo modo. Allora scendiamo ancora un po' più in basso e andiamo a cercarlo. Eccolo qui. Una volta individuato il servizio sysmain, quello che dobbiamo fare è un doppio clic sul suo nome e si aprirà una finestra esattamente come questa. Ora clicchiamo sul pulsante interrompi e vedrai che si aprirà e chiuderà da sola, come in questo caso, una finestrella. Il servizio a questo punto è interrotto, in modo che non sia necessario riavviare il sistema per rendere efficace la modifica che andiamo a fare. Ora portiamoci su questa frecciolina per aprire il menu a tendina e nelle opzioni relative al tipo di avvio sceglieremo la voce disabilitato. Ora non ci resta che cliccare sul pulsante applica e successivamente sul pulsante ok per andare a liberare ed alleggerire ancora di più il nostro computer.
Come vedi, questa operazione è davvero semplice da compiere e si sposa perfettamente con quella che, come ho detto in apertura di questo video, ti ho illustrato qualche giorno fa e che se per caso ti fossi perso ti allego per tua comodità qui in alto in modo che tu possa andare a fare un lavoro completo disabilitando anche quella. E detto questo, come sempre non mi resta che ringraziarti per aver condiviso questo tempo con me ed avermi fatto compagnia guardando questo video e darti appuntamento alla prossima!